Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi voglio fare un video importante che va a rispondere alla domanda: chi è che pensa male di me? Chi parla alle mie spalle? Ma non farò un video solo esplicativo di chi può essere questa persona, se ti do conferma di una persona o meno, perché nel nostro canale noi facciamo evoluzione e quindi conseguiamo la gioia, i veri obiettivi dell'anima. E allora partiamo questo video con la premessa di guardare il video Magia Pratica 11, per chi non l'avesse visto, per applicare la formula pentacolare all'emozione che ti scatena il fatto che una persona può pensare male di te o può aver parlato male alle spalle o può pensare male. Quindi noi che cosa facciamo? Ci mettiamo proprio le mani in pasta a queste situazioni che sono di uso comune, ok? Cioè di uso proprio quello che può accadere nella vita pratica, e ci andiamo dentro pacificando gli spiriti perturbati legati a queste situazioni. Quindi, perché spesso anche mi avete scritto per email, no? Credo che quella persona pensi male di me, oppure è successo in una causa legale, secondo me quella persona adesso mi vuole male. Ok, adesso noi andiamo proprio alla radice. Nella nostra scuola noi estirpiamo le radici di questa cosa. Allora noi andiamo prima di tutto a pacificare le immagini perturbate con la formula pentacolare. Ti benedico, ti amo, ti ringrazio o ti perdono, ho fede in te, che non hai fede in quella persona. La persona è un individuum, cioè è la maschera del divino. Chi arriva a questa immagine, a te, magari del fatto che magari può pensare male di te qualcuno, eccetera, eccetera, affinché tu sperimenti l'emozione legata a questa situazione e tu possa pacificare con la formula pentacolare l'emozione, tipo che emozione ti provoca questa persona che può pensare male di te, o questa situazione di persone che pensi siano negative e ti parlano alle spalle. Rabbia, frustrazione, tristezza, non lo so, gelosia, non lo so. Ok, a queste emozioni tu applichi la formula pentacolare. Ti benedico, ti amo, ti perdono, ho fede in te. Lo dici all'emozione, non alla persona. Perché la persona non è altro che lo strumento del divino che arriva per palesarti un certo tipo di emozione. Ok, quindi adesso voglio analizzare questo. Chi è che pensa male di te? Che parla male di te? Oppure che cos'è? Voglio vedere cosa mi raccontano rispetto a questa situazione. Andiamo a vedere prima di tutto chi è. Chi è e se veramente pensa male di te. Vediamo cosa dobbiamo sapere. Utilizziamo prima di tutto con queste carte qui, là dove ci sono 3 sì secchi e gli altri sono no, oppure ni forse, per vedere rispetto a una determinata circostanza. Ti chiedo di pensare a una determinata circostanza oppure a una persona, va bene? Vediamo se veramente pensa male di te e quindi se ha un giudizio su di te, oppure rispetto a una situazione, se questa situazione è ingiusta per te. Vediamo cosa ci dicono e poi ci faremo ispirare, ok? Applichiamo quindi la formula pentacolare Magia Pratica 11 che trovate nel mio podcast Magia Pratica 11. Allora, pensa a questa persona o a questa situazione. Ok. È veramente così come pensi tu? Vediamo. È veramente così come pensi tu? Cioè, questa situazione è una situazione negativa per te? Oppure questa persona pensa male di te? C'ha un giudizio? Vediamo cosa ci dicono i pianeti. Assolutamente no. Nodo lunare sud, che significa no, 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 ripetuto 3 volte. E te lo faccio vedere. Lo so che la tua mente vuole la prova. Nodo lunare sud, guarda un po' cosa dice la dicitura. So già che la tua mente voleva la prova. Il nodo lunare sud è no, no, no. Quindi questa situazione è negativa per te? No. Questa persona pensa male di te? No.
ok? Quindi quello che stavi pensando in male non è così. Adesso andiamo a vedere perché. Scusami. Adesso andiamo a vedere perché. Vediamo qual è l'energia che gira attorno a questa situazione. Visto che ci hanno detto che la situazione o la persona non pensa mal di te, o la situazione non è negativa per te, anche se magari stai vedendo tutto il contrario. Se per esempio la situazione ti hanno detto non è negativa per te, significa che la stai giudicando secondo un giudizio mentale, qualsiasi sia questa situazione, perché ti sta apportando la necessità di confrontarti con certe emozioni affinché tu possa trarne il potere. Vediamo che energia c'ha questa situazione. Tra l'altro, scusate, non avevo, guarda, non te l'avevo letto. Non ci saranno ansietà a riguardo, problemi. Non ci sono, anche se tu lo stai vedendo come un problema o stai pensando che possa essere un problema, no. Vediamo qual è l'energia rispetto a questa situazione, a questa persona che abbiamo capito non pensa male di te, assolutamente no. O questa situazione non è negativa per te. Vediamo qual è l'energia attorno a questa situazione. È un'energia di conoscenza profonda. Magari ci può essere del silenzio e quindi la tua mente ti sta facendo appiccicare dei giudizi sbagliati. La conoscenza profonda mi parla di un silenzio, di una profonda introspezione che ti viene chiesta a fine di vedere la perfezione in questa situazione. Ma anche relativa alla realtà fenomenica ci può essere un certo silenzio dove la tua mente ti può far appiccicare dei giudizi. Vediamo qual è ancora con queste carte altre l'energia di questa situazione. Sta arrivando un aiuto in arrivo. Sta arrivando un aiuto in arrivo. Qualcuno ti offrirà conforto e sostegno, accettali con gratitudine. Qua sta arrivando un aiuto rispetto a questa situazione o a questa persona che pensi, con la quale pensavi le situazioni stessero male. Oppure rispetto a una situazione sta arrivando l'aiuto per questa situazione. Ok. Andiamo a vedere di che cosa ci parlano nello specifico. Vediamo. Ci facciamo una stesa a croce per capire. Allora, vediamo energia attuale, positiva, negativa, passata, futura, passata, futura, conclusione di energia futura. Vediamo di che ci stanno parlando. Energia attuale, qua abbiamo l'imperatore, possiamo stare avendo a che fare con una persona rigida o con una situazione di rigidità, con una situazione dove vogliamo riprendere un controllo sulla situazione, oppure con una persona rigida, con una situazione rigida. Qua abbiamo la papessa che ha la conoscenza profonda, ti dicono tutto ciò che era che si stava covando verrà alla luce. La papessa positiva ti dice segui la tua intuizione, non seguire la mente. È tutto a tuo favore, non seguire la mente, segui la tua intuizione, un po' come questa carta, la conoscenza profonda, la papessa. Il blocco, il carro, una situazione che non sta avanzando e che ti può far venire 1000 dubbi nella testa. Hai avuto delle speranze in questa situazione. Speranze come parola non mi piace, lo sapete, per intenderci dico speranze, come se per dire hai avuto fede in questa situazione, rispetto a una situazione però che non avanzava. Vediamo che succede qua. E qua abbiamo una bellissima temperanza, cavaliere di denari, la forza, bellissimo. Allora, i tuoi dubbi sono infondati, non sono veri, cioè non è vero. Qua io vedo che ci sono delle bellissime comunicazioni che arrivano e mi riferisce anche a questa carta aiuto in arrivo. Il Cavaliere di Denari mi parla di situazioni sul piano pratico,
sul piano materiale o economico, comunicazioni sul piano pratico, materiale, economico, l'arrivo di un denaro o di qualcosa, e la forza mi parla del recupero di una situazione che ti stava creando un po' di spavento o un po' di ansia. Va bene? Ricordiamo qua c'è stata ansia. Quindi mi parla di situazioni diverse, di situazioni. Se pensavi che per esempio, se pensavi che una persona pensasse male di te, non è così. Io vedo un incontro molto pacifico, molto bello, anche l'entrata di denaro o anche rispetto a una situazione per rientrare a livello o economico, lavorativo, monetario in una situazione, la situazione si sblocca assolutamente, ciò che era fermo, ciò che era in silenzio si sblocca, segui la tua intuizione soprattutto perché è quella che ti guida in questo e ti fa capire che le cose non sono così come stai pensando. Va bene? Vediamo un po' cosa mi dicono le sibille. La superbia, vedi superbia? Te l'avevo detto, qua c'è una situazione che pensi che non sia a tuo favore. Assolutamente, ragazze mie, sta arrivando la fortuna nella vostra vita. Questa è la carta anche della fortuna economica, della fortuna materiale. Vedo tanta allegrezza al cuore, da una situazione che è mascherata un po' da superbia. E magari pensavi che questa persona pensasse male di te o non avesse una buona opinione, oppure una situazione fosse a tuo sfavore e non a tuo favore. Non è assolutamente così. Qua la carta della fortuna mi parla della fortuna in arrivo per te sull'ambito pratico di vita, può essere anche nell'ambito relazionale con l'allegrezza al cuore, ma soprattutto qua si concentrano su situazioni che riguardano la vita pratica. Per carità, può anche essere una relazione, siamo a migliaia, applicatela alla vostra condizione, ma soprattutto applicatela a quello che avete pensato, va bene? A quello che avete pensato. Vediamo un po', quindi, voglio mettere un'altra dopo la forza? Sì, l'eremita, qua c'è una situazione di maturità e un cambio emozionale. Allora, una situazione di maturità e un cambio emozionale. Qua abbiamo il matto, il 7 di denari, vedi? Qua si apre una nuova tappa della tua vita, rispetto a una situazione che credevi non cambiasse, cambia. Perché vedo questo? Prima di tutto non è a tuo sfavore la situazione, magari ci sta mettendo un po' più di tempo e quindi la mente, come ti ho detto prima, ci appiccica sopra i giudizi. La carta nodo lunare sud, te l'ho fatto leggere, la situazione non è né a tuo sfavore, anzi è a tuo favore, e la persona non pensa, se è una persona per esempio quella a cui hai pensato, non pensa assolutamente male di te, assolutamente. Qua la vediamo come una persona molto saggia dopo, che ti permette di fare un cambio emozionale, ripeto, può essere in ambito relazionale o in ambito pratico, si affacciano a più livelli. Fatto sta, la risposta è no, non pensa male di te, non è una situazione che va a tuo sfavore, anzi. Vediamo ancora, quindi è una situazione che va a tuo favore. Vediamo ancora con queste. La facile sibilla regionale, cosa ci dicono su questa fortuna e su questa allegrezza al cuore? La consultante è quasi uscita tu, che tu sia uomo o donna non importa. Novità, vedi, questa è una delle migliori carte. Oggi, queste sono bellissime carte, novità e fortuna per quello che riguarda quello che stai chiedendo. Quello che stai chiedendo. Fammi vedere un attimo una cosa qua, rispetto a questo imperatore qua. Un chiarimento. Imperatore. Il 9 di spade, vedi, sei preoccupata per questa situazione. La papessa al positivo. La papessa, segui la tua intuizione, ragazzi miei, seguite la vostra intuizione. Non mandate all'aria le cose.
Seguite la vostra intuizione. 10 di coppe. Io voglio più specifiche sulla papessa però. Ah, paggio di coppe, vedi? Il matto. Guarda, ti dico una cosa. Abbiamo parlato dell'ambito pratico, no? Qua si declinano, si divide in due questa stesa. Ma io ti dico che qua, nell'ambito emozionale, se hai una persona più rigida, che ti dà preoccupazioni per questa sua rigidità, aspettati da parte di questa persona, se per esempio questa persona, non lo so, potrebbe essere una persona impegnata su altri fronti, avere delle responsabilità, questo ti dà preoccupazione. Il fatto che se c'è silenzio tra te e questa persona o il rapporto è più freddo, questo sta andando a tuo favore, d'accordo? Perché? E tu pensi che non avanza la questione o siete lontani, non lo so. Questo silenzio sta andando a tuo favore, la papessa 2 volte al tuo positivo. Non rovinare le cose. Sto scherzando, puoi fare quello che vuoi. La temperanza con il cavaliere di denari. Qua ci sono investimenti a partire da un'ottima comunicazione, con la voglia di recuperare qualsiasi tipo di rapporto che è stato un po' lasciato da parte per l'attitudine di questa persona. Qua abbiamo una persona che ti pensa moltissimo e farà un cambio emozionale. Questo cambio emozionale ha a che fare con un'apertura di cuore nei tuoi confronti. Fammi continuare a vedere però cosa parla il carro al blocco. L'eremita, vedi? Qua abbiamo un'incapacità di trovare la via interna, sia da parte tua che da parte di questa persona. Ecco perché mi hanno messo 2 volte la papessa qui. Segui l'intuizione. Continua a vedere il mondo dalla prospettiva interna e non esterna. Vediamo questa temperanza. Guarda l'asso di bastoni. Qua vedo novità, novità, novità. Cavaliere di denari, 2 di bastoni, apertura di cammino, novità che ti portano a prendere delle decisioni, la forza. La regina di spade. Ti vedo combattere per ottenere quello che vuoi. Ma non solo, fammi vedere sull'eremita. Ah, infatti, il paggio di spade, ti dico una cosa. Se stavi avendo una relazione con una persona che poteva essere impegnata, questa persona qui ti pensa tantissimo, con l'altra persona non c'è nulla, regina di spade, perché al positivo c'è il fatto che c'è la donna in ombra che sei tu, anche se sei uomo. Questa persona con l'8 di coppe, mo ti dico, l'8 di coppe è la forza. Questa persona vuole recuperare il rapporto con te, vuole stare con te, recuperare il rapporto con te. Per alcuni di voi è un rientro, sì. E con l'altra persona non c'è niente. Quest'altra persona potrebbe essere anche una sorella, una madre, una sorella, che questa persona farà forza nel stabilire le sue decisioni e non farsi più influenzare. Perché ti dico un'altra cosa, se questo è il tuo caso, che una madre, una sorella si mette in mezzo, eccetera, al tuo positivo c'è il fatto che tu hai un'energia magnetica molto più influente di queste persone qui. Tant'è che questa energia fa rientrare questa persona. Non a caso ricordiamo qui una grande fortuna per te, allegrezza al cuore, verso di te novità oggi, sono anche novità molto presto queste, da una paventata superbia, da una certa rigidità, se questo è il tuo caso, va bene? Sì, fammi vedere ancora. Siamo a migliaia, quindi si declinano su più aspetti, no? Allora, fammi continuare a vedere con queste. Assolutamente sì, la porta del sole, di nuovo l'imperatore. La porta del sole mi parla che ci sarà chiarezza, chiarimenti e anche una presa di posizione
rispetto a situazioni che ti possono turbare, di cui non sai bene, non stai ricevendo novità, va bene? Quindi la porta del sole è come l'imperatore. E la porta dell'orizzonte mi dice che si apre un nuovo cammino. Si apre un nuovo cammino a poco, però le notizie ce l'avrai, segui la tua intuizione. La porta del cielo mi comunica qui che c'è una piccola prova da superare, però le aspettative sono molto più di quelle che tu ti saresti potuta immaginare. Vediamo. Allora. La fortuna di nuovo, ragazze, ragazzi, la fortuna. Sei talentuoso e la fortuna ti accompagna, hai sentimenti nobili, vivi nella bellezza, armonia e ricchezza rimanendo umile. C'è la fortuna qua che ti accompagna. Quindi, rispetto a delle situazioni in cui pensavi male, o rispetto a una persona che pensasse male, non è così, no durare sud, no, no, no. Voglio vedere soltanto dei chiarimenti su questo imperatore qui, che sia come una situazione su cui vuoi avere un certo controllo, maggiore stabilità, sia una persona a cui hai pensato che poteva pensare male di te. Vediamo un po' qual è l'energia di questo imperatore, che, ripeto, può essere sia una persona che la situazione a cui stai pensando. Vediamo l'energia di questo imperatore nei tuoi confronti. Cavaliere di denari. Vedi, c'è un 5 di bastoni, qua ci sono stati litigi oppure incomprensioni, incapacità di intendersi per motivi economici o per motivi di denaro o per motivi pratici o per della lentezza. E il re di bastoni è una persona certamente che mi dicono che è molto risolutiva, che vuole avere ragione, quindi magari o una situazione di questa natura qui che sembra quasi un impasse andarci incontro, no? Qual è l'energia ancora di questo imperatore? Quali sono le intenzioni nei tuoi confronti? Cavaliere di coppe. 5 di denari. Questa è una persona che si sente carente senza di te. Quindi se parliamo d'amore, qua è una persona che si sente carente senza di te. Qua c'è un invito d'amore che spesso viene... Un invito d'amore, perché c'è questo invito d'amore? Ci sono altre persone in mezzo anche qua, e la cosa sta andando lenta per questioni pratiche, lavorative di altre persone. C'è questo invito d'amore perché è come se percepisse la carenza senza di te questa persona. Chi viene dopo il 5 di denari? Il 9 di coppe. Questa è una persona che piano piano si apre. Che viene dopo il 9 di denari? Il 9 di coppe. Asso di denari. Allora, mi può parlare di vari aspetti. Abbiamo a che fare qua con una persona con una situazione rigida che ti può dare da pensare o da penare a seconda di quello che vuoi ottenere, di stabilità sul piano finanziario, economico, o stabilità sul piano emozionale. Adattatela. Qua c'è la fortuna che arriva per te. Una fortuna che ti farà sentire soddisfatta e con una proposta lavorativa o qualcosa di nuovo, o un'entrata di denaro o un accordo, oppure un avanzamento da parte di questa persona perché si sente carente senza di te, 5 di denari, e che questa cosa ti renderà molto soddisfatta o soddisfatto, dandogli l'opportunità di iniziare qualcosa di nuovo nel concreto con l'asso di denari. Ok? E ci vuole un pochino, qua mi dicono sì, arriva oggi questa cosa, no? Questa è la carta soprattutto come situazione temporale, al di là se guardi il video questi sono atemporali, no? Oggi questa in particolar modo è la carta dell'estate. E stiamo registrando questo video e stiamo per entrare in estate. Vedi un po' come ti risuona, però questo è quanto. Abbiamo chiarito questi dubbi, laddove avevi dei dubbi non ce li avere, anzi, mo ti metto un'altra carta di queste. Quindi questa situazione è favorevole a te. Ancora. Lo sconosciuto, curiosità, questo nuovo inizio. Il pescatore, preparazione giunta a buon fine.
Assolutamente sì, questa è la migliore carta del mazzo, il benefattore, grazia e generosità. Quindi nonostante ci sia un po' di timore qua in questo momento, tutta la preparazione che c'è stato prima di questo momento, prima di farti arrivare la mente che ti appiccica cose che non hanno senso di esistere, qua mi riconfermano gli oracoli la tua fortuna. Il pescatore, preparazione giunta a buon fine, il benefattore, grazia e generosità. Quindi qualcosa che è al di là anche delle tue aspettative qui. Senza darti, come dire, fammi vedere una cosa. Come ti vede protagonista? Come stai in questa situazione adesso tu? Qual è la tua energia rispetto a questa situazione? Il mondo mi parla di un nuovo ciclo, paggio di bastoni. Ti vedo propositiva rispetto a questa situazione, paggio di bastoni, regina di spade. Propositiva, per molti di voi avete iniziato percorsi nuovi. Percorsi nuovi. Ho una nuova consapevolezza albergato in voi. Qua c'è il 5 di bastoni. Siete un po', per alcuni di voi invece siete un po' amareggiate, un po' confuse, avete chiuso rapporti ma rimanendo un po' in silenzio, cercando di vedere cosa succedeva, o con la persona o con la situazione, però non vedevate l'ora di vedere cosa succedeva. Io ti dico che questa situazione è tutta a tuo favore e me lo farai sapere poi. Guarda, 3 di spade, alcuni di voi hanno chiuso rapporti con questa persona o con queste situazioni. Il 10 di denari mi sta parlando che un grosso successo sta arrivando per te, di stabilità, arriva un cambio. Mi può parlare anche di un ex marito, di situazioni pregresse. Arriva un cambio, qualcuno se ne va da una situazione di stabilità o se n'è andato, o da una casa, o se n'è andato da una casa o da una struttura. Tanta tensione, rancori, 10 di spade, si chiude, mamma mia, 5 di coppe. Stiamo parlando di qualche cosa qua di potente che è successo, Però guarda, assolutamente c'è un giro della fortuna dalla tua parte, un po' di pazienza, un giro di fortuna dalla tua parte. Di nuovo la ruota della fortuna è uscita 3 volte, ok? Ragazze mie, ragazzi, io non aggiungo altro, cioè volevo darvi un indirizzo a questa situazione, se pensavi male, non pensavi male, è tutto a tuo favore, è tutto a tuo favore, va bene? Quindi, ragazzi miei ragazzi, io concludo qui per questa stesa, mi auguro di avervi supportato in questo, mi raccomando fate la formula pentacolare, vedete che le cose si accelerano ancora di più, magia pratica 11. Detto questo ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!